Siamo atterrati a Londra all'aeroporto di Stansted. Noi alloggeremo qui a Paddington, che è molto vicino al centro. In questo viaggio di qualche giorno dedicheremo il nostro tempo ad attrazioni molto turistiche e a posti meno conosciuti. Let's go! Qui a Londra sono tutti molto gentili, soprattutto la polizia. Qui siamo fuori dal cancello della porta del primo ministro. Adesso andiamo a farci un giro sulla London Eye. Eccoci a Piccadilly Circus. Siamo arrivati a Chinatown. In questi giorni in alcuni punti della città troveremo diverse transenne per via dell'evento storico dell'incoronazione del re Carlo. Domani mattina di qui passerà il nuovo re. Eccoci al Buckingham Palace. Questo è il bellissimo St. James Park, di fronte al Buckingham Palace.
qui da queste parti dovrebbe esserci un posto dove pochissimi turisti lo conoscono per poter fare foto e video. Lo abbiamo trovato. Siamo completamente sotto al ponte e come vedete non c'è praticamente nessuno. Stiamo salendo in cima al Tower Bridge. Questa è tutta la strumentazione che serviva per fare sollevare il ponte. Per il prezzo di 12 sterline e 50 è stato molto bello e interessante. Qui siamo nel quartiere Shard. Adesso saliremo in cima al The Shard, uno dei punti panoramici più alti di Londra, progettato da Renzo Piano. Con 32 sterline potete vedere Londra dall'alto. Questo è uno dei miei posti preferiti, Camden Town. Considerata la pioggia, oggi abbiamo pensato di passare del tempo al Madame Tussauds e ai magazzini di Harrods.
Siamo tornati a Piccadilly Circus perché vale la pena farci un passo anche la sera. Eh sì ragazzi, effettivamente Londra merita di essere vista anche di sera. Che dire, a me Londra è piaciuta tantissimo. Lati positivi, beh, tanto per iniziare, dall'arrivo alla partenza abbiamo pagato qualunque cosa usando pagamenti elettronici, tra cui metropolitana, colazioni, pranzi, cene, souvenir, perfino bagni pubblici. Come avete visto nel video, sulle scale mobili, soprattutto nelle metropolitane, è consigliato mantenersi sempre sulla destra, perché la sinistra è dedicata a tutti coloro che vanno di fretta e se intralciati si infastidiscono parecchio. La metropolitana, anche se molto grande e con numerose linee, ti permette di raggiungere facilmente tutti i posti turistici e non solo. Ecco la mappa completa della Tube. Se notate, il centro di Londra è racchiuso all'interno di questa sorta di bottiglia, composta da diverse linee della metro. Questo può essere utile sia per orientarsi che per capire dove poter alloggiare. Più ci si allontana da questa bottiglia, più tempo ci si impiega a raggiungere tutte le principali attrazioni turistiche. Noi siamo capitati involontariamente nel periodo dell'incoronazione di Re Carlo III e nonostante milioni di turisti e non solo, la città era pulita e ben organizzata. Consiglio di portarsi sempre un kiwi o un ombrellino, perché il meteo a Londra gioca brutti scherzi. È facile passare dal sole alla pioggia nel giro di pochi minuti. Se qualcuno di voi volesse consigliare altri posti interessanti in questa città, scrivetelo qui sotto nei commenti. Anche questa volta, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. E al prossimo viaggio!